Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, in questi giorni così caldi voglio fare un'esortazione, una celebrazione a questo Dio Pan, il Dio Pan che deve essere risorto da ognuno di noi. Perché il Dio Pan è stato sotterrato, è stato messo in una grotta, in una caverna. E quindi, come vi ho spiegato nella storia di Plutarco, la morte del dio Pan fu annunciata nel suo De Defectu Oraculorum, dove si racconta che Epiterse, navigando verso l'Italia e arrivato nei pressi dell'isola di Paxo, urlò a Tamo di annunciare a tutti, una volta arrivato a Palode, che il grande Pan era morto. E tutti gridarono: no, il dio Pan è morto! Ecco, e cosa significa questo? Allora, un Dio non può morire, ma muore nella coscienza degli uomini. Cioè la morte di un Dio ha a che vedere con quando il Dio scompare dal nostro orizzonte di significati e di valori, quando scompare dal nostro orizzonte di quei valori profondi che sono radicati in noi. E quindi morendo Pan, il dio degli istinti e la natura selvaggia, muore anche l'autenticità vera, e ci si mette al servizio dei falsi dei, degli dei della morale comune. E come dice anche James Hillman nel suo saggio su Pan, il padre della psicologia archetipica, allora dice che Pan morì quando Cristo divenne sovrano assoluto, così che il diavolo non è altro che Pan visto attraverso l'immaginario cristiano. E quindi in questa società perbenista, in questa società dove c'è l'omologazione, allora risuscitare Pan nel nostro immaginario, nella nostra immaginazione è fondamentale affinché si abbia il coraggio di manifestare un'autenticità vera, una felicità vera, quel vero entusiasmo di essere chi veramente si è. E quindi il Dio Pan è il Dio della terra, è il Dio della nostra natura selvaggia, è il Dio dell'autenticità, è colui che ci permette di avere coraggio per andare incontro alla nostra natura selvaggia, alla bellezza naturale, e quindi colui che ci dà il coraggio di oltrepassare la morale comune, il senso dell'io, il senso della vittima, colui che ci dà il coraggio di osare. Osare che cosa vuol dire? Osare all'interno di un sistema culturale laddove ci vogliono prevedibili, misurabili e controllabili, ci dà il coraggio di osare verso la nostra natura e quindi recuperando i nostri talenti, i nostri più grandi tesori, che sono proprio custoditi nella nostra autenticità. E questa autenticità viene corrotta dal sistema di credenze che abbiamo, interno e esterno, che poi è la stessa cosa. Ecco, oggi con questo video voglio mettere l'attenzione su due pratiche semplicissime e potentissime per trasformare la paura di essere autentici. Allora, la paura è generata dalla mente, no? Le grandi paure, la più grande paura che abbiamo è la paura della morte, la dissoluzione dell'io in tutte le sue forme, e la dissoluzione di quello che crediamo di essere, perché è la perdita dell'identità, la perdita dell'io, la perdita del senso dell'io, la perdita di quello che si crede di essere, della certezza di chi sei, quella stessa certezza che ti dà una certa sicurezza, no? L'io vuole la sicurezza, prevedibile, misurabile e controllabile, ricordiamo, i tre parametri gli strumenti dell'io. Abbiamo quindi paura di non riconoscerci più e di sentirci persi. Ma la paura è una sfida, è la resistenza che arriva per superarti, per evolvere. Quindi tutto ciò che ci accade, tutto ciò che viviamo, ogni singola cosa, ogni attimo, ha una spinta evolutiva, tutto. È tutto funzionale all'espansione. Ogni cosa che accade ha un senso, uno scopo evolutivo, e tutto ciò che ci accade è uno spirito. Gli eventi, l'evento è un ente, entità, spirito. Ecco, quando abbiamo paura, che cosa succede? Che i nostri sensi sottili si bloccano, limitando la nostra espansione, espressione. Quello che fa la differenza
non è l'evento in sé, ma come tu ti rapporti all'evento. È questo che cambia tutto. Cambia l'esito dell'evento. Quindi come tu ti rapporti all'evento cambia anche l'esito. Quello che fa la differenza è dunque quello che tu ti racconti, quello che tu ti narri di quello che succede, di quello che stai sperimentando, è proprio quello che fa la differenza, come tu ti rapporti all'evento. Allora, vi spiego oggi in questo breve podcast come rapportarvi alla paura per trasformarla. Vi ho già detto un'altra volta che la paura, non mi ricordo in quale podcast, che la paura è eccitazione vissuta male. Perché se ci fate caso, quando avete paura, oppure quando siete eccitati, avete le stesse funzioni organicistiche. Sudate, si accelera il battito cardiaco, vi sentite un po' scompensati. Bene, ogni volta che senti queste alterazioni nel tuo organismo è perché sta avvenendo qualcosa di divino, un'espansione. Allora potete avere paura, qualsiasi tipo di paura, e magari dovete affrontare qualcuno, dovete fare un viaggio, prendere un aereo, dovete parlare in pubblico o anche ciò che la vostra mente giudica proprio negativo, avete paura di affrontare un evento. La paura sta per portarti in un luogo divino. Dovete fissarvi proprio questo nell'attenzione. Siete quelle funzioni organicistiche che cambiano nel vostro organismo. Significa che state per affrontare un evento divino, un'evoluzione. Allora potete rapportarvi a qualcosa di importante. Io per esempio avevo paura ogni volta di salire sul palco, eppure ci sono salita per 20 anni, per esibirmi. Quando cantavo, no? Facevo la cantante, la musicista, e avevo anche quindi paura a cantare o parlare in pubblico. Quella paura non è mai passata. Oppure avevo paura a parlare con mia madre, che comunque un evento divino per le dinamiche, no? Tra mamma e figlia, quindi è comunque un evento divino di esplorazione di sé, di espansione. Quindi ogni volta che dovete fare qualcosa o affrontare una situazione che vi fa paura, dovete dire questo: wow, come sono eccitata! Ho una grande eccitazione all'idea di fare questa cosa. Sento entusiasmo nel fare questa cosa. Entusiasmo viene dal greco entheos, che significa essere in Dio. Stai entrando in un'esperienza divina, nel Dio. Quindi devi dirti proprio: sto entrando in un'esperienza divina. Ecco, qualsiasi sia la cosa che genera paura, è un'esperienza divina. Perché la paura è della mente, che lascia il conosciuto e non sa dove sta andando. Ma la paura o eccitazione, che è la stessa cosa, abbiamo capito, l'anima la vede come bellezza, perché sta per evolversi. Anche se la tua mente pensa che sia una cosa cattiva, perché la mente pensa che sia una cosa cattiva, brutta, tutto quello che non conosce, tutto ciò che la conduce in una nuova esperienza, qualsiasi essa sia. Ed essendo nuova esperienza non rientra nei parametri della mente di prevedibilità, misurabilità e governabilità. Quindi non si può prevedere, non si può governare, non si può misurare ed ha paura. E sappiamo perché, no? La mente vede sempre un nemico dietro l'angolo, perché ha paura dell'ombra. Ve ne ho parlato ampiamente nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, nelle video Magia Pratica. Ecco, le cose dipendono sempre
da come tu le descrivi, dalla tua narrazione interiore. Dipendono sempre dalle credenze che hai interne, di come tramite quelle credenze approcci a ciò che ti arriva. Quindi dipendono sempre da come tu le descrivi. Allora ricordati ogni volta che quando il tuo organismo entra in uno stato, modificato, devi dire a te stesso: sono eccitato all'idea di fare questa cosa. Anche se la tua mente ti dirà: ma che stai dicendo? Ma come puoi pensare di essere eccitato all'idea di fare questa cosa? Quindi sto prendendo tutte le possibilità, non solo eccitato di fare una cosa che è bella, parlare in pubblico, cantare in pubblico, ma penso anche a tutte perché l'ho sperimentato, le questioni da affrontare che ti fanno paura. Sono eccitato, ti devi dire, perché l'alterazione del corpo indica che stai entrando in un'esperienza divina. Ogni alterazione del corpo che genera paura è sempre eccitazione, è l'ottava opposta, no? Quindi per l'anima è eccitazione, per la mente è paura, ha difficoltà a lasciare il conosciuto. È un'esperienza divina, per espansione. Quindi questa è una pratica. Adesso vi do un'altra pratica che uso, che la potete fare con lo strumento per eccellenza più grande di creazione, che oltre ad essere la parola crea, ricordate, in principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, quindi la parola crea. Quindi cambi proprio l'approccio dell'evento con la parola. E poi l'altro strumento del mago, che è l'immaginazione. In me mago agere, lascio agire il mago che è in me. Tutto è immaginazione, tutto è sogno. E quindi l'immaginazione in questo caso la potete usare per avere l'immagine più bella che potete fare riguardante l'esito di questa cosa che dovete affrontare o che state affrontando. Quindi dovete immaginarvi l'immagine più bella riguardante l'esito di questa cosa che state facendo o vivendo o che dovete vivere. Per esempio, prima di salire sul palco dicevo, prima di tutto, wow, come sono eccitata, e sto entrando in un'esperienza divina, e poi chiudevo gli occhi e immaginavo la fine del concerto e tutti gli applausi e le standing ovation che mi facevano, che si alzavano in piedi e mi battevano le mani. E poi succedeva, cioè è meraviglioso. Quindi prendi l'immagine della perfetta riuscita della tua azione e usala per fissarti in quella realtà, va bene? E sapete che il panico è eccitazione repressa e siamo tutti stati educastrati a non sentire i nostri istinti naturali profondi. E quindi il nostro meraviglioso Dio Pan, che è il Dio che deve essere resuscitato in questa civiltà così, drasticamente povera di dei, in questa società drasticamente povera di dei e quindi povera di bellezza. Come diceva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, e la bellezza è la bellezza naturale, la bellezza della tua natura selvaggia che esce fuori, la bellezza dell'autenticità che viene fuori. Ecco, il Dio Pan ti dà il coraggio di manifestarti e andare contro l'omologazione sistemica e fare un inno alla diversità, la diversità di essere autentici e la bellezza di tale adempimento. Ogni esperienza è un processo evolutivo continuo, siamo qua per questo. Quindi non reprimete il vostro entusiasmo o passione, non confondetela con la paura mentale. Ripeto, anche delle situazioni che la vostra mente giudica, vi potrebbe dire: ma che cosa sei entusiasta di cosa? Che qui c'è da temere tutto. No. Capite il giochetto della mente?
E qua ci stiamo educando a prendere gli strumenti giusti per farle fronte. E allora, se non reprimete il vostro istinto, il vostro entusiasmo, allora vedrete che farete sempre delle meravigliose esperienze di trasformazione positiva. Ecco, un'altra cosa che faccio è quella di pronunciare la parola magica. Oltre a quello che vi ho detto prima, perché la parola crea, sono eccitata, wow. Allora c'è un mantra. I mantra sono potentissimi. Ecco, questo mantra appartiene a una grande maestra sciamanica del circa intorno all'anno 1000, che è quello che mi sentite dire spesso, che si dice Emao, meraviglia, Emao, meraviglia. E allora, di fronte a tutte le esperienze quotidiane, o anche le esperienze della tua vita comuni, anziché dire oddio, che spavento, oppure non mi sento adeguata, oppure ho paura, ecco, voi potete dire la parola magica Emao, meraviglia, meraviglia, e sentire l'emozione come pura energia dentro di te, e allora l'evento ti porterà nella bellezza e sarà sempre positivo, perché tu ti approcci in modo evolutivo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, vi ho voluto fare in pillole proprio i 3 passaggi per trasformare la paura della mente nella più grande esperienza di bellezza grazie al coraggio di Dio Pan. Vi ho già indicato in altri video come celebrare il Dio Pan, come evocare il Dio Pan, affidandoti al Dio Pan, chiedendogli il coraggio di osare. Allora tutte queste pratiche servono proprio a riprogrammare il subconscio affinché tu possa sentire la bellezza che ti incarna e affrontare tutto con grande maestria, con grande entusiasmo, ricordiamo ente os, essere in Dio, e iniziare a ricevere ciò che ti spetta per diritto di natura, che è la bellezza. Detto questo, ragazzi miei e ragazzi, vi abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!